Buongiorno a tutti, benvenuti. Come al solito attendiamo qualche minuto prima di iniziare il webinar di oggi. Nel frattempo vi chiedo conferma della qualità dell'audio e del video. Attendiamo ancora qualche secondo prima di iniziare, vedo che le persone si stanno collegando. Allora, grazie Massimiliano, grazie del feedback. Ok, direi che ancora qualche secondo di attesa e poi possiamo iniziare. Nel frattempo vi do il benvenuto nel webinar di oggi. Direi che possiamo iniziare. Bene, vi do il benvenuto a questo webinar di oggi. Vedo che qualcuno si sta ancora collegando. Innanzitutto vi ricordo che il webinar sarà registrato, pertanto avrete la possibilità di rivederlo poi sul nostro canale YouTube immediatamente dopo la fine della diretta. Direi di partire immediatamente. Come al solito avrete la possibilità eventualmente di fare domande. Vi invito a scrivere le domande in chat. Cercherò durante il webinar di buttare un occhio. Chiaramente se le concentriamo tutte alla fine è più facile anche per me non perderne nessuna. Partiamo con l'argomento di oggi. Il webinar di oggi parleremo di responsive. Che cosa significa responsive? Per chi fosse a digiuno di questa cosa, non avesse mai sentito parlare, non avesse sentito parlare in maniera furtiva, il responsive è sostanzialmente la capacità di un sito internet di adattare il proprio aspetto sulla base della dimensione dello schermo sul quale viene visualizzato. Parliamo quindi di una serie di strumenti messi a disposizione di Website X5 che permettono di modificare l'aspetto e il comportamento del vostro sito in modo tale che l'impaginazione cambi adattandosi al device, cioè allo strumento utilizzato dall'utente per visualizzare il sito. Chiaramente se io guardo un sito internet sul mio computer, che quindi avrà, sia che sia un portatile, sia che sia un computer desktop, un monitor molto grande con un rapporto dimensionale, quindi diciamo una dimensione e una forma simile a quella di una televisione a cui siamo abituati, sarà diverso che guardare lo stesso sito web su un tablet o su un mobile phone, quindi su uno smartphone, che chiaramente avrà addirittura un monitor che nasce per essere visualizzato in verticale e non in orizzontale, con delle dimensioni sicuramente differenti. In Website 5 vedremo quali sono gli strumenti che ci permettono di
far sì che il software crei, come per tutte le altre funzionalità, in maniera automatica quello che è il codice di programmazione che permette al sito di adattarsi a queste diverse risoluzioni, si dice. E al momento io ho aperto un template dal nostro store, il template di Bill Marsh, che ha fatto la storia dei template di Website X5. Vediamo in pratica che cosa succede nel momento in cui io ho il mio sito e lo guardo. Dopodiché posso o andare a ridimensionare, quindi a stringere la finestra di visualizzazione, oppure andare a cliccare sui pulsanti che mi permettono di simulare la visualizzazione del sito su dispositivi. Vedete che cambia completamente l'impaginazione, quindi da elementi disposti orizzontalmente mi ritroverò degli elementi disposti verticalmente su una o più colonne in base a quella che è la risoluzione del dispositivo su cui vado a lavorare. Ok, facciamo un passo avanti e vediamo quali sono i concetti legati al responsive che troviamo all'interno di Website X5 e come fare a gestirli, governarli. Allora, la prima cosa che voglio farvi notare è questa, proprio all'interno della finestra di anteprima, subito sotto alla barra dei pulsanti, troviamo questa linea orizzontale colorata di diversi colori. In questo caso abbiamo 4 colori diversi: nero, giallo, verde e rosso. Che cos'è questa linea e a che cosa serve? Allora, questa linea serve a guidarvi in quelle che sono le diverse risoluzioni che sono state implementate all'interno di questo template. Se io stringo la mia finestra, vedete che nel momento in cui entrerò all'interno del range di un colore piuttosto che un altro, cambierà qualcosa all'interno dell'impaginazione. Quindi lo spazio disponibile per i contenuti diminuisce in questo caso e gli oggetti si ridistribuiscono ottimizzando l'impaginazione. Vedete, in questo caso abbiamo questi 3 elementi, icona testo, icona titolo e testo, che da una disposizione orizzontale passano a una visualizzazione verticale. Ok? All'interno di tutto l'ambiente di progettazione di Website X5, la barra colorata rappresenta sempre ed indica sempre il range di un determinato breakpoint. Che cosa sono i breakpoint? Sono appunto queste aree dimensionali definite all'interno del progetto. Quindi sono dei range di larghezza per ognuno dei quali potrò andare a compiere delle scelte di visualizzazione, di dimensionamento degli elementi e via dicendo. La cosa fondamentale è comunque questa: all'interno del software voi avrete sempre questa guida visiva che vi permetterà di capire che se ho questa linea colorata vuol dire che posso andare a operare nei diversi segmenti, sia in visualizzazione, come in questo caso, sia in modifica. Abbiamo parlato di breakpoint e quindi vediamo come impostare, dove andare a trovare i parametri responsive dall'inizio alla fine del percorso di configurazione all'interno del programma. Appunto dicevo, ho un template aperto, chiaramente questa cosa è presente per qualsiasi progetto che sia realizzato tramite Magic Site, quindi tramite l'AI, che sia un progetto generato dall'apertura di un template predefinito o un progetto vuoto. Andando al passo 2 modello, troviamo una prima voce responsive design.
All'interno di responsive design noi troviamo la definizione di questi range, quindi di questi breakpoint. Vedete che in questo momento ne abbiamo 4 e sono i breakpoint di default preimpostati all'interno di qualsiasi progetto. Sono dei breakpoint tendenzialmente, potremmo definirli universali, ok? Sono dei breakpoint posizionati in modo tale da ottimizzare al massimo la visualizzazione su quelle che sono le risoluzioni diciamo più standard, ok? Vi faccio vedere solo questa cosa. Abbiamo un sito desktop che di fatto, selezionandolo, disabilita tutto il responsive per il vostro sito. Sinceramente è un'opzione che rimane per casi forse più unici che rari, ok? Perché comunque ad oggi la tendenza e anche la necessità di avere un sito responsive rende la cosa imprescindibile. Dicevamo, 4 sono i breakpoint che sono predefiniti. Abbiamo la possibilità comunque di modificare i breakpoint andando a selezionarli e cliccando sul pulsante modifica, ok? Oppure andare ad aggiungere ulteriori breakpoint, mettiamone uno per esempio a 1000 pixel, e vedete che in automatico il software che cosa fa? Aggiunge il breakpoint, predisporrà tutte le finestre di modifica, di editing all'interno del programma affinché io possa lavorare anche in quel breakpoint e va a modificare la mia barra colorata, okay, andando ad aggiungere un range, ovvero un intervallo, okay, in corrispondenza del dato che ho inserito. Esattamente come l'ho inserito, posso selezionarlo, posso eliminarlo, ok? Ed ecco che la barra viene aggiornata in tempo reale. Questo per far sì che chiaramente io possa andare a operare le modifiche in maniera puntuale all'interno di ciascun intervallo. Definiti questi breakpoint, che voglio dire, vi ripeto, i breakpoint all'interno dei progetti di Website X5 vengono già preimpostati in maniera molto molto standard, quindi voi avete la possibilità di modificarli, di provare questa cosa, potete anche probabilmente nella maggior parte dei casi mantenere quelli proposti dal software. Volevo farvi vedere questa cosa, per esempio, nella struttura del modello dove chiaramente non staremo a guardare tutti i passi della struttura modello, come anche di altre schermate, per queste cose che magari possono essere, in alcuni casi, sono magari funzionalità molto basiche, che però magari non tutti conoscono in maniera approfondita. Vi invito a guardare anche magari altri webinar precedenti in cui magari abbiamo affrontato più nel dettaglio la configurazione di queste singole schermate. Quello su cui volevo concentrarmi era il fatto che una volta definiti i breakpoint all'interno del software, per esempio nella struttura del modello, vedete che ci ritroviamo sulla sinistra la stessa, diciamo, barra guida, possiamo chiamarla così, con i diversi breakpoint, che ci dà la possibilità di andare a modificare l'aspetto di header, footer, sia grafico sia dimensionale dei vari elementi in maniera distinta per ciascun breakpoint. Ok, vedete che qui per esempio in questo caso potrei avere, come ho per esempio, un elemento più grande in senso più alto oppure più piccolo, ok? Nelle diverse risoluzioni. Allo stesso modo quello che potrei fare è andare addirittura a cambiare i colori, cioè io potrei dire che nella risoluzione desktop questo colore, che addirittura è un'immagine, rispondo in questo caso, potremmo andare ad applicare
un colore di sfondo, mettiamo un rosso che quindi è estremamente visibile solamente nella risoluzione desktop. Vedete che già nell'anteprima vedo che il comportamento cambia nei diversi breakpoint. Lanciamo l'anteprima e vedremo che appunto la modifica viene applicata solamente nel breakpoint selezionato, ok? Inguardabile, però efficace per capire il funzionamento dello strumento. Io stringo e vedete che la modifica non è applicata nei breakpoint inferiori. La stessa cosa potrebbe accadere se io decidessi questa modifica di farla esclusivamente in un breakpoint intermedio. Assolutamente il processo non funziona a cascata, quindi se io vado ad applicare una modifica nel breakpoint, chiamiamolo il breakpoint giallo, nel frattempo, mentre lancia l'anteprima, Digital Act, scusami, è piccola, leggevo male. Sì, assolutamente, il webinar, ricordo che è registrato e sarà disponibile sul canale YouTube allo stesso indirizzo, quindi se voi cliccate sul link che avete utilizzato all'interno della mail, accedete direttamente alla registrazione del webinar. Dicevamo, ci muoviamo nel breakpoint giallo ed ecco che vediamo la nostra modifica. Ok? Quindi barra molto molto importante, perché è una linea visiva che ci fa capire due cose. La prima è che è possibile effettuare delle modifiche sensibili al responsive. La seconda ci guida all'interno dei diversi breakpoint per andare ad effettuare le modifiche. Andiamo in contenuto del modello. Contenuto del modello è invece quell'altra sezione dove andiamo a creare il contenuto di header, footer e delle barre laterali. Perché ci andiamo? Perché di nuovo, anche in questo caso, torna la nostra barra laterale. Ok? Quindi esattamente come nel caso di prima, qui lo vedete, è ancora più evidente ciò che accade. Per ciascun breakpoint io ho la possibilità di andare a riposizionare gli elementi che costituiscono il mio header e il mio footer, ok? Questo perché ovviamente lo vediamo direttamente nella versione desktop. Io ho molto spazio per andare a inserire tutti i miei elementi. Se mi muovo già nel breakpoint successivo, vedete che lo spazio si riduce, ok, di un buon 30%, forse qualcosa in più. Chiaramente i miei oggetti, se non li spostassi, uscirebbero dal campo visivo, quindi sarebbero impossibili. Massimiliano, il webinar durerà, credo, un'oretta, più o meno, qualcosina del genere. Quindi, dicevamo, contenuto del modello, header e footer, mi muovo nei diversi breakpoint e nei diversi breakpoint vado a spostare gli elementi in modo tale da modificare l'impaginazione, ok? E renderli quindi visibili, ok? A tutte le risoluzioni. Ovviamente, facciamo un esempio, prendiamo ad esempio un oggetto immagine, lo andiamo a posizionare qui all'interno, andiamo a caricarci dentro una qualsiasi immagine, la carichiamo magari dalle library online, così per fare prima. Mettiamo un'illustrazione, tanto. Ok, prendiamo una piccola illustrazione. Ok, la inseriamo così anche in questo caso è evidente, è posizionata in basso a destra. Nel breakpoint successivo, vedete che io non la vedo, esce, quindi la posso selezionare e la posso spostare in un altro punto della UI. Posso anche fare un'altra cosa, posso per esempio decidere che questo elemento non deve essere visibile da questa risoluzione alle successive, ok? Quindi, per esempio, posso andare a dirgli mostra e nascondi per questa visualizzazione o nascondi per questa visualizzazione per quelle inferiori. Quindi cosa significa? Chiaramente in un caso andrò a nasconderla
per la risoluzione gialla e quella nera, quindi mobile, nell'altro caso solamente per quella attiva in cui mi sto trovando in questo momento. Quindi diciamogli per questa visualizzazione e per quelle inferiori, quindi qui la vedo spostata, qui la vedo centrale, qui non la vedo, qui non la vedo. Lanciamo l'anteprima. Ok, quindi il mio elemento è in basso a destra, poi lo stringo e si sposta in centro, dopodiché sparisce. In questo modo avete la possibilità di configurare e personalizzare completamente l'aspetto grafico di header e footer in maniera responsive, quindi adattato per tutti quanti i dispositivi. Considerate anche l'importanza di andare a, diciamo, modificare sia la struttura sia il contenuto del modello in maniera sinergica. Che cosa significa? Significa che se io ho per esempio un footer con moltissimo testo al suo interno, nella versione desktop potrei andare a impostare una struttura del modello con l'area footer alta 300 pixel, ad esempio, e che nella risoluzione smartphone diventa alta 600 pixel, in modo tale da poter mantenere tutto il contenuto di testo chiaramente in una larghezza inferiore, ma sfruttando l'altezza, quindi lo scorrimento della schermata. Abbiamo visto quindi come posizionare, l'abbiamo fatto con un oggetto immagine, un oggetto all'interno e modificarne la visibilità nei diversi breakpoint. Quello che possiamo fare è, nel momento in cui andiamo in un breakpoint per il quale ho nascosto degli oggetti, vi ricordo che qui l'immagine del panino l'abbiamo fatta sparire dal breakpoint giallo in poi, sempre dal menu mostra e nascondi con gestione oggetti nascosti per questa visualizzazione, abbiamo la possibilità di chiaramente rendere nuovamente visibile l'oggetto. Questo perché stiamo parlando di visibilità, non stiamo parlando di esistenza. Quindi l'elemento è presente ma è nascosto, quindi non è cancellato. Se io andassi in questa risoluzione e anziché nasconderlo dal menu mostra e nascondi, lo cancellassi col cance, il sistema mi dice attenzione, stai cancellando l'oggetto, quindi lo elimini da questa e da tutte le visualizzazioni, proprio l'oggetto è eliminato. Vedete, sparisce dappertutto, ma non ho la possibilità di farlo comparire perché non esiste proprio più. Ok? Quindi questa è la, diciamo, modalità di utilizzo delle funzionalità responsive per la personalizzazione di header e footer del nostro sito. Lo stesso concetto lo ritrovate anche nella sticky bar. La sticky bar che cos'è? La sticky bar è quella barra superiore, non tutti i template ce l'hanno, quindi nel caso in cui il template partiste da un template personalizzato e non la vedeste, la potete comunque attivare. Per esempio, qui ce l'abbiamo, vedete, è questa barra che nel momento in cui l'header del sito sparisce, quindi esce dall'area di visibilità, viene mostrata per mantenere comunque, non so, i contatti piuttosto che non strumenti di navigazione. La sticky bar ha un sistema di configurazione che, ve lo faccio rivedere, passo 2 modello sticky bar, che si comporta esattamente come il footer. Quindi barra colorata laterale che mi permette di muovermi all'interno dei diversi breakpoint e personalizzare l'aspetto sia dimensionale, quindi colori, colori di sfondo, allineamento, altezza, sia dei contenuti, vedete qui in alto generale i contenuti, per ogni singolo breakpoint, seguendo la stessa logica operativa e la stessa filosofia che abbiamo visto prima. Dicevamo, responsive è la capacità di un sito di adattarsi alla larghezza del monitor, diciamola proprio facile facile, del monitor sul quale viene visualizzato. Quindi
Monitor largo, tanto spazio, monitor stretto, poco spazio. Monitor del computer, telefono cellulare. Cambia l'area disponibile per la visualizzazione, cambierà di conseguenza anche l'impaginazione e la distribuzione degli oggetti all'interno della pagina. Header e footer abbiamo visto come vengono gestiti insieme a sticky bar, quindi passo 2 modello, struttura e contenuto del modello e sticky bar. Vediamo ora come si gestisce il responsive per le pagine del sito. Per fare questo apriamo la nostra home page del template. Questa è la griglia con gli oggetti distribuiti sopra. Per chi fosse nuovo in WebSettings 5 o lo usasse da poco, vi ricordo che questa è la griglia calamitata che serve per editare le pagine del sito. È fatta da colonne e righe che possono essere aggiunte o rimosse dinamicamente attraverso questi controlli. All'interno della griglia io vado a posizionare quelli che sono chiamati oggetti opzionali, ovvero degli elementi, ognuno dei quali aggiunge una funzionalità alla mia pagina, al mio sito. Gli oggetti sono suddivisi in categorie e coprono qualsiasi esigenza. Gli oggetti sono mantenuti e sviluppati, incrementati costantemente, e dai più semplici, per esempio qui abbiamo degli oggetti testo, abbiamo degli oggetti pulsante, abbiamo degli oggetti immagine, ma vedrete che ci saranno oggetti, per esempio, per i moduli di contatto, per inserire addirittura del codice personalizzato, piuttosto che non creare automaticamente degli effetti grafici o gallerie, slideshow, integrazioni con sistemi, con i social, quindi per esempio l'oggetto WhatsApp che permette di aprire, di creare la chat WhatsApp nel sito, dicevo effetti sul mouse, blocchi complessi che vi permettono di creare delle strutture come per esempio dei listini, dei menu, tutto quanto utilizzando direttamente degli oggetti che sono magari già preposti per un determinato compito. Preposti, che vi ricordo, non vuol dire precostituiti, in quanto in WebSettings 5 tutto può essere modificato, quindi anche un oggetto all'interno avrà tutta una serie di parametri che permetteranno di modificarne l'aspetto in ogni sua parte. Torniamo comunque al responsive e quindi a come questi oggetti devono reagire, si devono comportare nel momento in cui cambiamo la risoluzione. Andiamo a inserire degli elementi vuoti all'interno, così diventerà più facile capire che cosa succede e cosa deve accadere. E clicchiamo sul pulsante responsive. Il pulsante responsive che voi trovate nella barra dei comandi delle singole pagine è il pulsante che vi permette di entrare in modalità modifica del responsive di questa pagina. WebSettings 5 tende a riportare tutto quanta l'impaginazione in una sorta di monocolonna verticale in quella che è la risoluzione più piccola, quindi parliamo dello smartphone. Voi avete la possibilità di andare a editare il comportamento per tutte le risoluzioni successive. Cosa significa questo? Innanzitutto, di nuovo, barra laterale per muoverci all'interno delle diverse risoluzioni e vedere che cosa succede e compiere le nostre decisioni. Se clicchiamo nella versione smartphone, vedete che l'impaginazione viene vincolata ad una sola colonna. Ok? Quindi questo è proprio un comportamento predefinito e univoco. Quindi la risoluzione mobile, telefono cellulare o una sola colonna con gli elementi che saranno distribuiti uno sotto l'altro. Ma vediamo che cosa possiamo fare all'interno dei diversi breakpoint e che cosa sono questi simboli che vediamo essere visualizzati vicino agli elementi. Allora, la prima cosa che notate è che ci sono dei piccoli numeri. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Che cosa sono questi numeri? Questi numeri rappresentano l'ordine di visualizzazione degli oggetti.
Cioè, se io saltassi direttamente dalla visualizzazione desktop a quella mobile, gli oggetti verrebbero impilati in cascata seguendo questa numerazione. Ok? Vedete che sono 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 6, 7, 1, non ci sono, vedremo il perché. Ok? Concentriamoci su questo fatto. Incrementale 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e via dicendo. Ok? Quindi questa è quella che viene anche chiamata ordine di visualizzazione o sequenza responsive. Ed è importante perché sostanzialmente ci permette di andare a definire quello che potrebbe essere il flusso di lettura del nostro sito se noi non facessimo determinati interventi nei breakpoint intermedi. Come possiamo fare a modificare l'ordinamento? Beh, l'ordinamento, se noi andiamo sul pulsante ordinamento, possiamo dire al sistema di ordinare tutti gli oggetti dall'inizio e quindi in questo caso ci viene data la possibilità di cliccare noi sugli oggetti determinando la sequenza. Quindi, facciamo un esempio, io potrei dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attenzione, perché la sequenza è importante? Voi immaginate, ad esempio, in questo caso, dove abbiamo visivamente su desktop queste immagini con un'etichetta sotto, visualizzate in questo modo, ok? Nel momento in cui noi dovessimo... Benvenuto, che se sei arrivato in ritardo non ti preoccupare, il webinar è registrato, puoi sempre riguardare la registrazione. Dicevamo, vedete che io ho degli elementi disposti in questo modo, l'ordine di lettura però deve essere questo. Guardo l'icona, leggo il suo testo, guardo l'icona, leggo il suo testo, guardo l'icona, leggo il suo testo, ok? Se io li ordinassi seguendo l'ordine orizzontale, cioè questo, poi questo, poi questo, poi riga sotto, questo, poi questo, poi questo, su mobile vedrei che cosa? Icona, 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 testo, 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 e perderebbe tutto quanto di significato. Quindi in questo l'ordine di visualizzazione è importante, perché in questo caso l'ordine di visualizzazione corretto sarà questo qui. Icona, la sua descrizione. Icona, la sua descrizione. Icona, la sua descrizione. Vedete che nel frattempo il sistema che cosa ha fatto? Ha visivamente raggruppato questi elementi, ok? Questo perché selezionandoli in sequenza il sistema prevede che questi due elementi di fatto saranno un blocchetto indipendente, ok? Che si andrà a porre sopra a questo e che si andrà a porre sopra questo. Proseguiamo, stessa cosa. Qui abbiamo due elementi impilati e un'immagine. Allora, qui sta a noi scegliere. Preferiamo su mobile vedere l'immagine sopra, il testo e il pulsante sotto, oppure preferiamo vedere testo, pulsante e poi l'immagine? Ipotizziamo di voler prima l'immagine, quindi clicco sull'immagine e poi clicco sugli altri elementi. Vedete che sono stati numerati 15, 16, 17, 18, 19, quindi il senso di lettura sarà questo: scendo e poi vedo queste altre cose. Andiamo avanti, qui di nuovo abbiamo questi elementi dove abbiamo un'immagine e il suo testo descrittivo, quindi nuovamente li andiamo a selezionare in sequenza, dopodiché abbiamo per esempio una serie di elementi, un form e la chiusura. La cosa importante è che l'ordine di visualizzazione viene definito nel breakpoint desktop, quindi il primo in alto, e chiaramente rimane valido per tutti quanti i breakpoint successivi. Ok? Nel caso in cui noi facessimo delle modifiche alla griglia, inserissimo nuove colonne, nuove righe, o eliminassimo righe e colonne, andassimo a eliminare degli oggetti
o li sostituissimo con altri oggetti, oppure andassimo a cambiare la dimensione di uno o più oggetti all'interno della griglia, ricordatevi che è sempre necessario venire a verificare l'ordinamento, ok? Questo perché chiaramente, cambiando la struttura della griglia, ciò può invalidare l'ordinamento responsive, di visualizzazione responsive degli oggetti. Un'altra funzionalità che comunque avete è la possibilità di proseguire l'ordinamento da un oggetto in poi. Questo che cosa significa? Che se io vado a fare, ad esempio, una modifica su questo elemento, su questo oggetto, inserendo 2 colonne, magari tutto l'ordinamento precedente rimane valido, ok? Quindi, onde evitare di dover ricliccare su tutti gli oggetti fino ad arrivare ai 3/4 di pagina, posso scegliere di ordinare gli oggetti partendo da un elemento e da lì in avanti. Ordinato l'ordinamento, scusatemi, una volta definito l'ordinamento degli oggetti, possiamo proseguire con la visibilità o l'invisibilità degli oggetti nei diversi punti del sito. Che cosa significa? Significa che attraverso il comando mostra nascondi noi abbiamo la possibilità, cliccando sugli oggetti, vedete che cambia l'aspetto della cella, se ci riclicco sopra ritorna come prima, lo rifaccio, di andare a dire a Website X5 quali sono gli oggetti della griglia che devono scomparire nel breakpoint successivo. Che cosa significa? Significa che, lo vediamo qua, se io in questo breakpoint vado a dire che questo elemento, l'elemento 1, è invisibile, ok? Quindi così visibile, così dovrà diventare invisibile, nel breakpoint successivo questo elemento non ci sarà. E questo è il motivo per cui alcuni elementi della sequenza non sono visibili. L'1 non c'è. Perché? Perché l'ho reso invisibile a partire dal breakpoint precedente. Se per esempio io andassi nella risoluzione desktop e dicessi di rendere invisibili 4 e 5, in quella successiva 4 e 5 non ci sarebbero più. Vedete, 1, 2, 3, 4 e 5 non ci sono, passo al 6. Chiaramente questa cosa viene poi propagata, si riflette sui breakpoint successivi. Quindi io decido che da questo momento in avanti 4 e 5 non saranno più visibili e da qui in poi 4 e 5 non saranno più visibili. Lanciamo l'anteprima e vediamo che cosa accade in pratica. Quindi prova del 9, risoluzione desktop, 4 e 5, i miei 2 pulsanti sono visibili, scendo nel breakpoint verde e da qua non ci sono più. Ok? La visibilità e l'invisibilità degli oggetti è molto importante perché non solo permette di far vedere o meno degli oggetti, come in questo caso i 2 pulsanti li abbiamo fatti sparire, ma può anche determinare un cambio di spazio disponibile per gli oggetti sulla griglia. Vediamolo. Guardate sempre nell'header, noi abbiamo su questa riga un elemento di testo e un elemento codice HTML che è vuoto, non ha niente dentro. Se io visualizzo il sito, vedete che ho l'elemento di testo e poi ho dello spazio vuoto, ok? In questo spazio vuoto c'è questo elemento HTML che non ha niente dentro. Se io vado nel breakpoint successivo, che cosa succede? Che ho sempre l'elemento di testo e l'elemento HTML. Quindi, se io mi muovo nel breakpoint successivo, mi aspetto di trovare che cosa? L'elemento di testo e il blocco HTML.
Che cosa succede se io nel primo breakpoint dico che questo oggetto deve scomparire? Ciò che accade è che nel breakpoint successivo quell'oggetto sparisce e l'unico oggetto che è rimasto su questa riga andrà ad occupare tutto lo spazio disponibile. Ok? Vedete la differenza? Qui avevo dello spazio vuoto, lo spazio di questo campo di testo era ridotto. Nel momento in cui io faccio sparire, oltre ai due pulsanti che stanno sotto, quindi non influenzano, il blocco laterale che occupava metà delle celle, ecco che il blocco di testo si espande e vedete che infatti il testo non va più a capo. Ok? Facciamo ricomparire i due pulsanti. Lanciamo l'anteprima. Ok, vedete che cosa succede? Succede che il blocco di testo si adatta e quindi il responsive fa sì che vada ad acquisire tutta quest'area, mentre invece i due pulsanti rimangono costretti. Perché? Perché questo elemento HTML non scompare e quindi me lo ritroverò sotto ad occupare gran parte dello spazio. Se io decidessi di far sparire anche lui e lanciassi l'anteprima, ecco che andrebbero a distribuirsi occupando il loro 50%, in questo caso, dello spazio disponibile. Ok? Quindi in questo modo io posso fare che cosa? Posso non solo andare a dire chi deve essere visibile, chi no, ma anche, in alcuni casi ben precisi, andare a rendere più disponibile maggior spazio meno agli elementi. Ok? Perché nel momento in cui l'elemento di fianco a me scompare, io avrò più spazio per allargare. Ma questa non è solamente, è solo uno strumento, ne abbiamo un altro molto importante, perché ci sono alcune situazioni in cui, e lo vediamo qua sotto, guardiamo questi tre blocchi, in cui stringendoci lo spazio diventa risicato, ma gli oggetti, vedete, si vedono male. Ma perché si vedono male? Perché io ho praticamente queste tre strutture che occupano più o meno un terzo dello spazio, ok? Sul desktop si vedono bene. Nel breakpoint successivo lo spazio si riduce, ma mantengono una certa visibilità. Passando dal breakpoint verde al breakpoint giallo, lo spazio è veramente, veramente poco, si vedono male, il testo diventa lunghissimo, l'impaginazione non è gradevole, perdo in leggibilità. Abbiamo uno strumento che ci permette di andare a rompere le strutture prima di arrivare alla versione smartphone. Vedete, questa è la versione smartphone in cui vi dicevo tutto viene impilato. Vedete che cambia completamente. In questo caso la soluzione migliore sarebbe passare dalla visualizzazione verde a una visualizzazione di questo tipo, quindi alla visualizzazione del nero, già nel giallo, ok? Il sistema in automatico non lo fa, ok? Devo essere io a dirglielo. E come glielo dico? Glielo dico attraverso lo strumento interruzione di riga. Che cosa succede nell'interruzione di riga? Io mi posiziono nel breakpoint a partire dal quale voglio si verifichi la modifica che faccio, quindi esattamente come se nel verde io dicevo questo elemento deve essere invisibile, dal breakpoint successivo sarà invisibile. Allo stesso modo con lo strumento interruzioni di riga, se io dico voglio che questa riga e questa riga
si spezzino dal breakpoint successivo, vedrò le righe spezzate. Quindi come funziona lo strumento? L'avete visto, ve lo faccio rivedere. Nel momento in cui io attivo l'interruzione di riga, vengono visualizzate delle linee verticali tratteggiate che mi fanno capire quali sono i punti in cui io posso andare ad applicare un'interruzione di riga. Sarà sufficiente fare clic su queste linee affinché diventino rosse. Linea rossa significa interruzione di riga applicata. Esattamente come con un clic inserisco l'interruzione, con un clic tolgo l'interruzione. Lanciamo l'anteprima e vediamo che cosa succede. Breakpoint verde ho gli elementi ancora affiancati, breakpoint giallo, gli elementi vanno uno sotto l'altro, cioè vengono rotte le righe in questi punti e quindi questi elementi vanno a disporsi uno sotto l'altro. Esattamente come lo vedo qua, lo vedrò anche dall'anteprima, dove il sistema mi farà vedere che i miei elementi vengono posizionati uno sotto l'altro. Ok? Queste rotture io le posso inserire quando voglio, ok? Immaginiamo per esempio nella breakpoint desktop di voler inserire un'interruzione di riga fra questi due pulsanti. Che cosa accadrà? Accadrà che i due pulsanti che sono affiancati nella versione desktop, nella versione verde, quindi quella immediatamente successiva, verranno rotti e verranno posizionati uno sotto l'altro. Ok? Riprendiamo l'anteprima, vedete, nel verde sono già uno sotto l'altro. Questa cosa ci fa vedere anche un aspetto che porta a un piccolo trucchetto. Vedete che nel momento in cui io rompo la riga fra i due pulsanti, i due pulsanti vanno sì uno sotto l'altro, ma sono appiccicati. Perché sono appiccicati? Perché probabilmente l'impostazione delle celle che li contengono non prevede dei margini interni o esterni. E quindi che cosa succede quando questi due oggetti vengono messi uno sotto l'altro? Sono appiccicati. Andiamo per esempio nei margini e vediamo che in effetti abbiamo dei padding interni ed esterni a 0. Andiamo a inserire dei padding e vediamo cosa succede. Qui sono affiancati, chiaramente adesso avendo impostato dei valori diversi vedo già da qua che i pulsanti sono disallineati. Nel momento in cui io vado sotto vedete che c'è dell'aria fra i due pulsanti, cioè non sono più appiccicati. Ok? Quindi questo che cosa significa? Significa che nel momento in cui io vado a creare un'impaginazione e vado a lavorare sul responsive, nel caso in cui trovassi degli elementi che vengono incollati gli uni con gli altri, ok, senza dello spazio, significa che devo andare a lavorare sulle spaziature degli oggetti per far sì che questi si stacchino gli uni dagli altri nel momento in cui vado a rompere le righe o le righe vengono rotte in automatico, ok? Vedete che se io metto un 10 e un 10, quindi entrambi gli elementi adiacenti hanno la stessa spaziatura, vedete che risultano nuovamente allineati, ok? E mantengono la spaziatura gli uni con gli altri, ok? Quindi andare a lavorare sui margini e il comando margini nello stile delle celle è molto molto utile non solo per il discorso grafico degli sfondi, ok, ma anche per andare a ottimizzare l'impaginazione responsive degli elementi. Operando in questo modo, chiaramente io vado a definire quella che è
l'impaginazione, quello che è l'aspetto del mio sito sui diversi dispositivi. Tutto non distruttivo, perché voi, vi ripeto, in qualsiasi momento potete riaprire le impostazioni responsive, riselezionare il tool per la rottura degli elementi e andare a modificare le impostazioni. Quindi, per esempio, io potrei andare a dire che nel breakpoint giallo solamente l'ultimo solamente gli ultimi due vanno a capo, il primo resta su, ok? Quindi saranno impaginati uno su da solo e gli altri due vanno a capo sotto. Vediamo cosa succede, andiamo giù. Ops, sono andato giù troppo, torniamo su. Ok, eccoci qua. Uno resta su e gli altri vanno giù. Ok? Avrei potuto fare il contrario, lo posso fare, torno qui, strumento, tolgo l'interruzione di linea, inserisco l'interruzione di linea. Cosa accade? Cade il contrario, 2 sopra, 1 sotto. Ok? Tutto in maniera sempre non distruttiva. Ora, adesso facciamo un piccolo passo in avanti, per il quale innanzitutto ringrazio Template Design 9524, primo perché mi ha dato del lei, non c'è bisogno, dammi pure del tu, secondo perché ha buttato lì una domanda che dice: stiamo parlando di responsive, ma il content slider continua a essere non responsive, ok? E quello che metto in rappresentazione viene tagliato. E ha ragione, ma un altro problema è che, per esempio, se io vado a utilizzare un font molto molto grande, adesso facciamo una prova, vediamo se qua ci riusciamo. Utilizziamo un font molto molto grande, quindi invece che un 26 questo lo facciamo diventare un 72, quindi facciamo una follia grafica, ok? Magari sul desktop funziona, quando io vado su mobile che cosa succede? Boom, scoppia tutto, ok? Questo perché è responsive la struttura, ma non il contenuto, ovvero la dimensione dei testi. Effettivamente era così. E dalla mia frase sussulto per utilizzare chiama sezione preview e beta, dove avete anche la possibilità di iscrivervi per provare in anteprima le funzionalità di Website X5. Potete farlo anche voi, se andate, vi potete scaricare in anteprima la nuova versione. Non si sente? Probabilmente c'è stata una caduta di linea. Quando potete, confermatemi solo che si senta nuovamente l'audio, perché io vedo che il microfono reagisce, quindi mi fermo, aspetto un secondo che mi diate l'ok sull'audio. Ora si sente, perfetto. Grazie Massimiliano. Non so dove eravamo rimasti, quindi ho visto l'aggiornamento del testo, quindi il 72 che schiantava. Ok, perfetto. Dicevo, probabilmente
vi ho detto appunto che il testo in Website X5 non era responsive. Non era perché, appunto, piccola premessa, se andate sul portale, nella vostra sezione utente, potete partecipare ai programmi beta e preview, dove potete scaricare in anteprima la nuova versione di Website X5 e provarle, e se volete vi invito a farlo, potete farlo anche adesso, appena finiamo. Anche per quello, per qualsiasi problema, comunque forum sales per le indicazioni su come, se non riuscite a scaricare la beta, per provarla o quant'altro. Ho detto era perché il nuovo aggiornamento di Website X5, che uscirà veramente a brevissimo, introduce finalmente la gestione completamente automatica del responsive di tutti i testi del sito web. Che cosa significa? Significa che, e ve lo faccio vedere perché come vedete qua sopra questa è una Pro 2026.2, ok? Quindi è la versione nuova. Andando in modello responsive design è comparsa una nuova voce che è testi e margini. Testi e margini, e vi permette di attivare il responsive automatico per i testi del sito. Di default questa funzionalità è disabilitata, questo per far sì che nel momento in cui voi importerete un vostro progetto non viene automaticamente abilitato il flag, lo dovete abilitare voi, quindi andate a passo 2, testi e immagini, e mettete la spunta, ok? Non volete il testo responsive per qualche motivo? Semplicemente tornate qua, lo togliete e il testo non sarà più responsive. Come funzionerà il testo responsive? Dovrete inserire due valori. Un primo valore è la quantità di ridimensionamento massima che volete che il software possa applicare ai testi nel vostro sito. Quindi significa che se io gli metto 60% e nella risoluzione desktop il font è impostato a 100, la riduzione automatica arriverà al massimo a 60, ok? Quindi quanto al massimo voglio andare a ridurre del testo, ok? Lo voglio ridurre al massimo del 60% del suo valore. Il secondo valore, anch'esso molto importante, qual è la dimensione minima del testo nella pagina, cioè della serie. Se io gli dico che voglio ridurre del 90% la dimensione dei font, ok? Come valore massimo. Ho un font da 100, in teoria nella risoluzione mobile io vedrò un testo da 10, ok? Perché da 100 gli dico riducilo come riduzione massima del 90% per farcelo stare. E lui quindi chiaramente magari dovrà ridurlo fino a 10, ma 10 è troppo poco. Allora qui posso andare a impostare un valore minimo al di sotto del quale il motore responsive si blocca, ok? Quindi parti da 72 pixel, inizia a ridimensionare in maniera Eddie, benvenuto, poi chiaramente registrazione del webinar sempre disponibile, quindi puoi rivederlo dall'inizio senza problemi. Dicevamo, imposto una dimensione del font per il desktop, un fattore di ridimensionamento, in base allo spazio disponibile il software ridurrà in percentuale la dimensione del font, la ridurrà ovviamente in maniera intelligente, cioè andando a rispettare tutte le proporzioni che io ho stabilito quando al passo 2 testi e pulsanti ho definito i pesi dei vari titoli, ok? Quindi il titolo H1 è più grande, il titolo H2 è più piccolo, il titolo H3 è ancora più piccolo, il testo sarà ancora più piccolo. Quella proporzione fra H1, H2, H1, H3, H1 il testo, H2
e il testo e via dicendo vengono mantenute, ok? E il testo verrà ridimensionato fino a un valore minimo di x punti che è imposto qua. Quindi se faccio un'ipotesi, il ridimensionamento del mio font matematicamente dovrebbe far diventare il mio font grande 8 punti, il software in questo caso Pronto? Allora, vi chiedo solo, è crollato purtroppo internet?
Ok, mi sentite? Pronto? Vi chiedo solo conferma se per caso mi sentite nuovamente. Ok, grazie Antonello, sì. Allora, diciamo che la novità, perfetto Damiano, ok, mi sono collegato con un cellulare, purtroppo è completamente crollata la connessione internet da queste parti, quindi è andato giù tutto. E allora, vi dicevo, quindi testo responsive, quindi ok, una novità del genere ha fatto schiattare anche la rete, ok? Quindi veramente rivoluzione in WebSites 5 nella nuova versione, quindi riepilogando fattore di riduzione, valore minimo del testo. Lanciamo l'anteprima, vediamo che cosa succede. Chiaramente io adesso ho esagerato, diciamo che ho messo un font da 72, l'ho fatta proprio un po' grossa. Tutto un po' rallentato, col cellulare purtroppo. Chiedo scusa, ma sono problemi di connessione anche sui server, vedo, perché ci sono problemi nello scaricare anche gli oggetti. Vediamo se riesco a farlo. Vediamo se si riprende. Nel frattempo, intanto io ve la racconto un attimo, nel senso che niente, non ce la vuole fare. Allora proviamo a far così, proviamo a chiudere tutto. Nel frattempo proviamo a chiudere tutto, provo a riavviare un attimo il programma, vediamo un attimo se riesco a collegarmi a un'altra fonte. Perché questa cosa non gli era piaciuta. Allora, quindi sostanzialmente stavamo dicendo testo responsive in WebSites 5. Il testo si auto-adatta e che cosa si auto-adatta? Tutti gli oggetti inclusi in WebSites 5, quindi pulsanti, campi di testo o quant'altro, e contestualmente al nuovo aggiornamento verranno rilasciati circa una sessantina di oggetti che sono stati tutti quanti adeguati al responsive, quindi che sono già pronti per funzionare con la nuova versione. Quindi aprendo un vostro vecchio progetto, abilitando il responsive, chiaramente gli oggetti si aggiornano e diventano responsive anche loro. Quindi parliamo di chiaramente oggetti di testo, ma parliamo anche di tutte, per esempio, i full screen scroll text, le price list, oggetti più complessi come per esempio l'animated box, sia l'1 che il 2, tutti i vari tipi di gallerie, cosa ci sono ancora? Ecco, intanto vediamo se per caso qua a parte qualcosa succede. Quindi tutti questi oggetti si aggiorneranno in automatico per funzionare con la nuova versione. Con la nuova versione oppure con, ok, ce l'abbiamo fatta, sì, è ripartito,
Ok, quindi con la nuova versione che vi ricordo potete provare in anteprima se vi collegate e vi iscrivete al canale beta in questo caso, ok? Quindi area riservata, beta, lo scaricate e lo potete provare. Vi dicevo, abbiamo impostato la risoluzione responsive del testo, questo era il nostro testo A72, stringiamo ed ecco che il testo rimpicciolisce. Ok? Il testo A72 mantiene i pesi ma viene ridimensionato automaticamente e questo è blocco di testo standard. Ok? Stessa cosa accade anche per gli altri elementi, quindi pulsanti e via dicendo. Gli oggetti restano sostanzialmente gli stessi, ok? Adattano semplicemente il loro comportamento. Chiaramente gli oggetti si aggiornano perché al loro interno c'è il link al motore di ridimensionamento dei testi di WebSettings 5. Questa direi che Massimiliano, non solo tu, anche noi quando facciamo i siti, chiaramente riuscire a trovare il giusto compromesso, poi c'è chi magari era più esperto, interveniva con codice personalizzato, era effettivamente un tassello che mancava e che veramente risolve, perché adesso veramente tutto viene gestito, ma viene gestito in maniera molto intelligente, quindi abbiamo un ridimensionamento in percentuale con un valore minimo al di sotto del quale il testo non viene ridimensionato. Qui abbiamo per esempio degli overbutton, l'overbutton anche lui cambia, l'overbutton ha subito un po' di rimaneggiamenti, quindi ha anche una nuova interfaccina, nuove icone, nuovi elementi per l'allineamento, quindi abbiamo anche, in questo caso aggiunto anche un pochino cambiato qualche icona, ok? Vedete che questo è il mio bel pulsantone a 48, se io ridimensiono anche il pulsante si ridimensiona, ok? Chiaramente difficilmente uno va a mettere un pulsante grande 48 pixel, però chiaramente funzionando nei casi estremi, ok, il successo è assicurato in quella che è una gestione normale, ok, del responsive. Quali oggetti nella pagina vanno evitati? Direi che a questo punto nessuno, perché gli oggetti col testo dentro diventano tutti quanti con testo responsive che segue il nuovo motore, chiaramente con nuovo aggiornamento. Se voi non avete il nuovo aggiornamento, chiaramente questa funzionalità non la riceverete. E quindi non ci sono problemi di oggetti all'interno, non ci saranno più problemi di oggetti all'interno del sito. Anche un oggetto di testo con un font size enorme e sproporzionato comunque potrà essere riportato a. Nella versione precedente non è un discorso di oggetti, di tipologia di oggetto, Massimiliano, quanto un discorso di progettazione. Ok? Quindi comunque il fatto di avere un testo che non si adattava dinamicamente fa sì che devi riuscire a calibrare gli oggetti affinché e anche la progettazione del sito affinché si sposi bene con una risoluzione responsive. Significa che se io ho un titolo con delle parole lunghissime, no? Precepiti, vepiri, palipapapatapatapapà, non posso mettergli un font enorme perché non ci starà mai, cioè, ok? In una larghezza mobile di 360-400 pixel utilizzo un font da 50, quel testo lì dentro non ci sarà mai, spunterà sempre, ok? Quindi era un discorso molto affidato alla progettazione del sito, ok?
In questo caso invece si adatterà, quindi andrà a risolvere tutti quei problemi. Più ci sarà qualche altra funzionalità nuova aggiunta all'interno di WebScientist 5, minore, sulle immagini, il motore di gestione delle immagini, delle ombre, delle trasparenze. Diciamo che però questa punto 2, che verrà rilasciata veramente a breve, sarà un aggiornamento totalmente focalizzato sull'automazione di tutto il responsive sui testi. Modificare i breakpoint aiuta il responsive? Dipende, non risolve, ok? Un cellulare sempre quello è, quindi non è che se tu cambi il breakpoint e metti un testo largo 100, magicamente cambi il breakpoint e sul cellulare lo vedrò bene. Sul cellulare lo spazio disponibile sarà sempre quello. Quindi modificare i breakpoint può aiutare a ottimizzare l'esperienza utente attraverso cambiamenti di impaginazione, mostrare o meno degli oggetti, modificare header e footer, intervenire magari su prodotti, intendendo come prodotti un sito, una landing page che verrà visualizzata magari su dispositivi ben precisi, ok? Desktop è totem in fiera che so essere largo in quella dimensione lì, oppure sito che faccio da vedere desktop, oppure su una determinata risoluzione per i miei agenti che lo fanno vedere o io che lo faccio vedere a un cliente quando sono in giro, ok? Altra domanda: meglio respiri spazi liberi nella griglia della pagina con l'oggetto codice HTML o testo? Codice HTML tutta la vita, perché ti permette di poter scegliere in maniera molto più personale anche quando far sparire l'oggetto. Quindi io faccio sparire l'oggetto HTML, l'oggetto di fianco prende tutto lo spazio. Se di fianco lascio uno spazio vuoto, questa cosa non la posso fare. Quindi personalmente il mio consiglio è: utilizza gli oggetti HTML per non lasciare righe completamente vuote. Ci sono alcuni casi in cui si usa lasciare la riga vuota, per esempio sotto a una serie di oggetti impilati verticalmente che stanno di fianco magari a un oggetto immagine che deve essere molto più grande. Per intenderci, adesso lo simuliamo qua. Ok, una situazione del genere dove io ho un oggetto immagine molto grande e io voglio che i miei oggetti non vadano a occupare tutta l'altezza del blocco immagine. Vediamo se questa immagine è abbastanza grande. Quindi rimpiccioliamo un pochino il testo perché altrimenti questa cosa non ci aiuta. Allora, un attimo che ho cliccato un po' troppe volte. Un attimo solo, questo qua lo facciamo diventare un pochino più piccolo, così sicuramente ci sta. Allora, non c'è un metodo, è giusto partire dal cellulare, è giusto partire da desktop. Solitamente, personalmente, io se devo progettare un sito, lo progetto per desktop e poi mi faccio una versione anche su carta o sul software grafico per cellulare, in modo tale da capire se funziona la distribuzione degli oggetti, mi permette di fare una numerazione che funziona anche sul telefono cellulare, più che non ragionare al contrario. Però ognuno poi in realtà ha il suo metodo, ok? Allora il discorso è questo: se io ho una situazione di questo tipo, ok, vedete che l'oggetto, questi due occupano 2 righe, questa occupa 2 righe, questo è molto grande, quindi cosa succede? Che questi due oggetti
tendono a occupare ognuno metà della riga di questo elemento. Ok? Se io voglio che questo pulsante invece resti bello appiccicato al mio testo, un trucchetto è fare questo lavoro qua, cioè dire questo occupa 3 righe, questa una riga, questa una riga, questo è vuoto. In questo modo questi due oggetti avranno un'altezza che sarà limitata al loro effettivo contenuto. Ok? Questo secondo me, vedete? Ok? Vengono distanziati attraverso quelli che sono i padding e i margini, ma non vanno a occupare, ok, metà dell'altezza di questo elemento. Questo secondo me è l'unico caso in cui ha senso lasciare delle celle vuote. Per il resto riempila, piuttosto mettici un blocco HTML senza niente dentro, ma riempila. Ok? Direi che il tempo è ampiamente concluso, mi spiace per quell'inconveniente che c'è stato con la connessione, ma grazie al cellulare siamo riusciti a recuperarla in qualche modo. Vi ricordo che la registrazione del webinar sarà comunque disponibile sul canale YouTube. Vi invito a partecipare alla beta per vedere in anteprima le funzionalità responsive, di rimanere aggiornati sui nostri canali per le novità, e vedete che novità ce ne saranno veramente molte e importanti nei prossimi giorni. Vi ringrazio, vi auguro buona giornata e vi do appuntamento al prossimo webinar. Grazie, buona giornata e ciao a tutti.